Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Chiara. Ciao a tutti. Allora Chiara, ben arrivata intanto nel mio studio. So che sei una cassiera e quindi stai tantissimo tempo seduta, insomma ti stancano molto sia la cervicale che la lombare, giusto? Sì, 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 Per sì, caso soffri di tantissimo. mal di testa ogni tanto? Sì, Dove ti arrivano questi mal di testa? Gli occhi, dietro gli occhi o tutta a fascia, qua dal sotto collo? soprattutto. Ok, cervicogenici tipici. Fa vedere una cosa, stringi i denti di notte? Io Un penso di po'. sì, 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 guarda. sì, sì. Se io ti faccio mettere così, guarda, spingi la testa in basso, spingi tu proprio, guarda, contro la mia mano, spingi forte, vedi che proprio non hai assolutamente alcuna forza. Purtroppo è tipico di chi stringe i denti, ok? Adesso Ok. noi faremo un paio di test particolari, però fammi vedere prima un po' la mobilità della cervicale. Vedi che qui si blocca a metà, ok? Il naso dovrebbe arrivare alla spalla e qui hai molta difficoltà. Dall'altro lato qui proprio ancora di più, vedi che arrivi proprio al 45%, ok? Quindi c'è tanto blocco qui in questa cervicale. Anche qui vedi che orecchio spalla è molto molto in difficoltà, e anche dal lato sinistro, quasi quasi per la lateralità vedi è più fastidioso sulla destra, Sì. questa cervicale ha proprio un po' bisogno d'aiuto. Ma tu usi un bite la notte? No, Non uti? ce Ce l'ho. l'hai, vero? Fa vedere un'altra cosa, ti posso chiedere, guarda, di metterti su questi quadratini un secondo? Ok. Ti posso chiedere di andare a toccare i tuoi piedi, per favore? Allora, l'elasticità non ti manca, se però non mi, non mi bari. Allora, ritorna su, piano piano, senza, arriva semplicemente senza dover flettere per forza le Così? ginocchia. Ok, non mi rimangerò le parole, però hai una discreta elasticità, comunque non ci sono grosse problematiche. Giù, così la testa, va indietro, hai dolore? Un po' alla schiena. Un pochino ti fa male la schiena, Tutto al centro, vero? Un po' qua, un po' qua. Esatto. Ti posso chiedere, guarda, di andare, guarda, senza ruotare, solo un po' così con la testa, vai striscia proprio al lato delle ginocchia. Hai male? No, non tantissimo. Così? Hai male? No. No, niente di particolare. Allora, comunque i tuoi problemi sono nelle rotazioni e nella parte, diciamo, dell'estensione, soprattutto per quanto riguarda la tua lombare. Andiamo a vedere dove stanno questi blocchi. Ti faccio mettere, guarda, davanti al computer. Rimani ferma, grazie. Ecco fatto. Allora, ti faccio vedere che cosa abbiamo appena fatto. Allora, qui questo esame ci permette di anche quantificare i livelli di stress muscolari, si chiamano epistress score, ok, in tutta la tua colonna. Sono circa 710, quasi 709 e diciamo che nel caso, soprattutto anche per l'età, potremmo arrivare anche sotto i 300, anche
quasi vicino ai 200 e in questo caso sono un po' più altini. Vedi tutte queste strutture rosse? Hanno uno schema abbastanza lineare, io vedo che ci sono delle curve leggermente scoliotiche, però niente di trascendentale, ma più che altro quello che noto è che ci sono tante tensioni, tante, mentre la parte della cervicale ci sono tante debolezze. I rossi, vedi, sono proprio dove ci sono più contratture. Tu hai un'ipercifosi, si vede proprio qui, ok, la forma della tua schiena, tra l'altro la tensione della tua muscolatura, mentre in cervicale si nota più la debolezza laterale e un po' sempre comunque di blocchi di tensioni dalla T1 in poi, che è questa qui. Ok? Abbiamo una cosa interessante proprio qui a livello della nona vertebra che voglio mostrarti bene. La nona vertebra, vedi, è legata anche in generale ai sistemi dello stress, ok? Che sicuramente nel tuo caso è importante, lo si nota anche perché stringi indubbiamente i denti e di conseguenza sei molto stressata. Se andiamo anche a livello della quarta cervicale, che è molto debole, ok? Troviamo labbra e naso, ok? Che indicano problematiche probabilmente anche legate alla lingua, ok? Ti posso chiedere una cosa, guarda, dritta così, spingi in alto il braccio, spingi in alto il braccio, resisti qua alla mia forza, vedi un muscolo qualsiasi forte, ok? Ti posso chiedere di tirare fuori la lingua? Spingi in alto il braccio, spingi in alto e subito cedi, ok? Io lo vedo già da subito dalla tua postura, ok? Non è una cosa strana, purtroppo è così, ci sono, vedi, le scapole alate, la testa in avanti, il bacino un po' in avanti, le ginocchia iperestese, tipiche cose di problematiche comunque di deglutizione, di problematiche in generale legate alla lingua e ai denti, ok? Sì. Hai tanto da fare, dovremmo lavorare dall'inizio, la cosa che ti chiedo adesso è di venire seduta davanti a me qui. Controllerò innanzitutto, non ti preoccupare, il sistema nervoso cervicale, apri le dita, ok? Tienile forti, non mi fare vincere, io cercherò di avvicinare le dita, non mi fare vincere. Forte, 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 anche questa per favore, grazie. Forte, forte, qua non ce la fai per nulla. No. Stringi così, stringi, stringi, tutte e due, per favore, anche questa, grazie. E qui, vedi, a destra proprio non ce la fai, chiudi. Tieni forte, qui non ce la fai per nulla, vedi la differenza? Spingi in basso, tutto, proprio zero, vedi che la differenza è molto importante, spingi in alto e qui pure, vedi, ci sei, spingi in alto, ok, spingi in alto e qui andiamo bene. Quindi abbiamo sul lato destro, dove anche abbiamo visto maggiori debolezze, maggiori diciamo fastidi anche nel movimento, ok? Abbiamo proprio delle zone dalla sesta cervicale in giù, tutte deboli. Faremo una cosa interessante, aspetta, prendo una luce infrarossi, la metto subito davanti a te, non ti preoccupare che non fa niente. Prendo il mio meraviglioso altro steam, è solo una piccola percussione, non fa nessun male, non ti preoccupare. Stranissima. E ritestiamo tutti i muscoli che erano deboli. Mantieni il braccio così, spingi in alto, adesso è super forte, spingi in basso, super forte. Tieni così, tieni forte, super forte, apri le dita, tienile forti, 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 non mi fare vincere, apri, 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 così. Resiste alla mia forza, fortissima, stringi così, stringi, stringi, bravissima, stringi, stringi, mantieni e non cede più. Vedi, in 2 secondi praticamente abbiamo risolto un problema interessante. Detto questo, rimani morbida, morbida.
morbida, morbida, bravissima. Giù la testa, spingi in basso la testa, forte, debolissima, vedi? Rimani così. Giù la testa, spingi in basso, adesso è fortissima, visto? Sì, ho visto. Pancia in su per piacere, Ok. pancia in su, un po' più indietro, verso di me, 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 perfetto, va benissimo, attenzione ai capelli. Ha ragione, il mio dentista aveva detto che avevo un problema alla lingua. Infatti, sicuramente avrà il frenulo corto e lui se ne sarà accorto. Il frenulo, guarda, solleva la lingua, tirala fuori verso l'alto, verso il naso, è impossibile, ok? Il freno non è altro che quel legamentino, diciamo, che si attacca nella parte bassa e che quindi in questo caso è un po' retratto e non ti permette neanche bene, secondo me, di toccare con la lingua il palato, cosa molto importante e che tu non fai, ok? Non mi stupirei se tu avessi anche delle tensioni a livello diaframmatico, è vero? Sì, sì, Ne hai, soffri di ansia ogni tantissimo. tanto anche, Sì, vero? un po' sì. Ora lavoriamo, Assolutamente. testiamo e lavoriamo anche questo diaframma, ma hai sofferto di reflusso anche? Sì, tantissimo. Tantissimo, Sì, ecco sì, sì, sì. appunto, vuol dire che questo diaframma probabilmente proprio non lavora bene. Devi sapere che l'esofago, che insomma chiaramente dalla bocca deve raggiungere lo stomaco, deve attraversare il diaframma. Se il diaframma ovviamente sta in posizioni differenti dalla normalità o ci sono proprio tante tensioni, ovviamente lo stomaco ne avrà delle conseguenze. Il cardias, che è la, diciamo, la valvolina, no, che permette il passaggio del cibo dall'esofago allo stomaco, a volte può rimanere leggermente aperta a causa di queste trazioni, ok? E si vanno a creare delle problematiche ovviamente anche di carattere appunto viscerale, no? Come i reflussi. Ok. Senza togliere che comunque anche uno stress importante, eccetera, può scaricarsi, ok? A livello del nostro stomaco, poverino, oltre che sui denti. Vorrei fare vedere una cosa. In kinesiologia applicata, ok? Lo stomaco è correlato a dei muscoli ben precisi e vorrei farti vedere i gran pettorali sternali. Mantieni così, spingi all'interno e li troviamo subito deboli, ok? Subito, subito. Clavicolari, chiedo scusa. Metto un magnete dove fuoriesce il nervo vago e vediamo se succede qualcosa. Dammi per favore le braccia, spingi all'interno e per magia ritorna tutto forte. Questo vuol dire che proprio a livello del nervo vago, in questo caso proprio quello di sinistra, tu hai sicuramente la vertebra, la prima e la seconda probabilmente vertebra cervicale ruotata in avanti, in questo modo, ok? Il nervo vago ci passa proprio davanti alla prima vertebra e quindi probabilmente è infastidito, toccato, ok? E dà delle problematiche ovviamente. Ti faccio vedere una cosa, lo sblocchiamo immediatamente, è facile facile, non avrai nessun tipo di dolore, te lo prometto, ok? Questo guarda te lo tolgo così almeno non ci cade. Morbida, morbida, morbida. Guarda, ti chiedo di guardare solo con gli occhi a destra. Ora guarda me. Ecco fatto, eh? Mi ridai le braccia tutte e due senza magnete, spingi all'interno, vedi la differenza?
Questo già subito ci sta dicendo serenamente che non era altro che una problematica meccanica che andava a creare fastidi al nervo che comanda anche lo stomaco. Guarda un po', eh. Stomaco e tante altre cose, dico stomaco perché così è quello che fa male a te. Sì, Prendi infatti. aria, trattienila dentro, spingi il braccio in alto. Diaframma non funziona, cioè non lavora bene, non è che non funziona, non lavora bene, te lo faccio rivedere. Prendi aria e trattienila dentro, spingi il braccio, spingi, 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 zero, ok? Allora noi andiamo ora a lavorare, si chiamano punti neurolinfatici del diaframma, che stanno proprio sullo sterno. Ok, Tu hai avuto dolori in questo tratto qua? non Poco, troppo. però se io faccio questo tipo di Sì, stimolazione un pelino ti fanno male, sì, sì, ok? Mi dispiace, soltanto un secondo, è normale che fanno male perché non lavora bene il diaframma. Fai dei bei respironi per piacere. Butta, 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 butta l'aria, bravissimo, bravissimo. Ancora, ancora, ancora. Butta, 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 butta. Butta l'aria, forza, forza. Tutta, buttala tutta. Fermati. Butta ancora. No, mi devi ascoltare perché tu non respiri al 100%. ok. Prendi un respiro, trattienilo, prendi ancora un po' di respiro. Brava, ora butta tutta l'aria, piano 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 piano, fermati, stop, buttane ancora un po'. Tutta, tutta, svuota tutto, bravissimo. Ti posso chiedere adesso di darmi di nuovo il braccio? Prendi aria e trattienila dentro, spingi il braccio in alto ed è fortissima, va bene? Poi un'altra cosa molto importante, ti chiedo di sederti verso di là, posso aiutarti? Opla. Sì. Vado a stimolare delle vertebre specifiche per il diaframma. Respira, butta, 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 respira, butta. Ok. Pancia in giù cortesemente. Attenzione. Sei troppo alta, mettiti un pochino più in basso. Qui questo lo possiamo Ah, ok. rompere. Ci sono dei poggiabraccia qui davanti a te. Perfetto. Il bacino non ha niente di particolare. Un po' male alcune zone. Sì, sì, assolutamente. Guarda quante sono tutte le aree di contrattura. Adesso sblocchiamo tutto perché qua ci sono tante aree proprio proprio da manipolare, da sbloccare. Mi fa un respiro? Butta l'aria. Eccolo là, hai visto che bello scrocchio? Un bel respiro, butta l'aria, rilassati. Ecco fatto. Morbida, 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 morbida. Eccola là. Bravissima sei stata, eh? So che spaventa sempre la prima volta.
Mettiti sul fianco verso di me per piacere, di lato. Tranquilla, sul fianco verso di me, la testa sempre lì, grazie mille, bravissima. Uno, non mi aiutare, ma non mi resistere qui. Uno, due. Guarda, rimani nelle posizioni in cui ti metto io, ok? Ok. Non fa nessun male, stai tranquilla, ti tieni per favore il serpente qua. Ok. Morbida, morbida. Ecco fatto, visto? Dall'altro lato. Attenta al cuscino, metti pure la testa lì. Sì. Bravissimo. Uno, due, rilassati per favore. Allora, no, dai tutto a me, faccio tutto io, tu devi solo rimanere nelle posizioni in cui ti metto. Ok, sto Questo lo dai a me per piacere. Ottimo, rimani così, morbida. Ecco fatto. Niente di trascendentale, dai, vieni in piedi. Allora, vieni dove eravamo prima, vieni pure. Girati dall'altro lato e fammi vedere di nuovo. Ti ricordi quanto era bloccata sta cervicale? Adesso arriva proprio tipo a gufo, eh? Anche di qua, guarda, arriviamo proprio Sì. fino alla fine. Anche di qua, guarda quanto scendi, veramente tanto. Ti ricordi? Vai indietro per piacere. Hai dolore più? No. Zero. Ah, sei contenta? Sì. Ma direi che allora è anche finito il nostro trattamento, anche se tu ne avresti veramente bisogno di un po' di continuazioni. Sì, tantissimo. Purtroppo sì, ma comunque innanzitutto come primo appuntamento direi che è Grazie, è perfetto stato per bellissimo, trattarti veramente. le aree di, diciamo, sofferenza maggiore. Grazie per aver scelto il mio studio e alla prossima. Grazie, la ringrazio, gentilissimo. Perfetto. Tu ne hai di roba, mamma mia, questa roba. Proprio hai bisogno veramente di tanto.